Allora, vediamo come fare questo elemento. Vado in una vista superiore e mi vado a estrapolare questo elemento. Quindi traccio qui una linea, seleziono questo elemento e me lo copio fuori e lo metto qui. Poi me lo vado a ripulire con il tronca. Questo lo tolgo perché non c'è e unisco con unisci. Poi vado a fare lo spessore di questo elemento, quindi faccio un offset di 0.0, diciamo 0,5 e ottengo questo. Vado a unire da qui a qui e vado a unire da qui a qui. Seleziono tutti questi elementi, faccio unisci per farli diventare un'unica curva. Ora vado nella vista prospettica e mi inizio a spostare questo elemento qua in posizione. Con il gumball clicco sull'archetto rosso e faccio una rotazione di 90 gradi. Poi prendo questo elemento e me lo vado a spostare da questo punto a questo punto qua. Ora la strada che deve fare questo elemento è rappresentata dall'insieme di questa linea più questa linea più questa linea che le vado a selezionare e le vado a unire con unisci. Ora vado con sweep un binario, questo è il binario, questa è la forma sweep, confermo con ok, confermo con ok e ottengo quindi la grondaia che gira tutto intorno. Se per esempio avessi voluto fare anche il, il tubo, il discendente, vado sempre in una vista laterale. Qui abbiamo due linee. A me in realtà più che due linee, a me servirebbe la linea centrale. Allora vado a unire queste in un'unica linea, vado a misurare questa distanza di 0,07 e faccio un offset di 0,035. Tenendo questa linea qui. Poi faccio un cerchio, concentro in questo punto e arrivo in questo punto qua. Prendo questi due elementi e me li sposto, diciamo, nei pressi del mio disegno. Vado sull'asse rosso e ruoto sempre di 90 gradi. Prendo questo e lo ruoto ancora di 90 gradi. Prendo questi due elementi e li vado a spostare mettendoli
in posizione e poi faccio uno sweep, un binario, dove questo è il binario, questo è il binario, questa è la forma, confermo con ok, e quindi ottengo anche il discendente.